Konnichiwa, qui è Marchettino San e anche oggi proviamo una Jap ignorante. Allora ragazzi, oggi siamo al volante di una Jap veramente ignorante, la Nissan Silvia S13.5. Ok, direi che possiamo partire. Ovviamente guida a destra, anche questa macchina è stata importata dal Giappone. Ormai ci sto prendendo la mano per guidare le macchine con la guida a destra in Italia. Che ci crediate o no ragazzi, questa è la prima Silvia che vedo in vita mia. La prima che vedo e sono già al volante. Ringrazio Luca per avermi dato questa opportunità oggi di provarla. Ma prego, ci mancherebbe altro, è un piacere. E dopo aver pubblicato il video dell'RX7 ho visto che voi ragazzi siete veramente patiti di queste macchine giapponesi così ignoranti. Devo dirvi che mi piacciono anche a me. È una passione, una bella passione. Costosa ma una bella passione. Beh, che costoso si può vedere semplicemente guardando la macchina, perché probabilmente di originale non c'è più neanche un bollone. Andando su internet ho visto che la Silvia è una macchina abbastanza accessibile, si trovano a partire da 7-8 mila euro, ovviamente la spesa più grossa sono le preparazioni. Sì. Però devo dire che una Silvia completamente finita e pronta per essere guidata di traverso con 15-20 mila euro si porta a casa. E alla fine dei conti si porta a casa. Sì, adesso ultimamente, negli ultimi tempi sono aumentati un po' i prezzi di base, perché si ritrovano anche 10, 11, anche gli originali, quindi è cominciato a salire un po' il prezzo, anche con questa, tra virgolette, moda dell'ultimo tempo del GDM. Adesso queste GDM vanno tanto di moda e i prezzi stanno ovviamente salendo. Questa è una versione che era disponibile solamente per il mercato giapponese? Assolutamente sì. Quindi usciva con 2000 turbo 4 cilindri che sviluppava circa 207 cavalli. Sì, perché è il red top, la versione red top. Ho usato il passato, sviluppava, perché a vedere il vano motore lì c'è poco di serie. E mi hai detto che in questa configurazione sviluppa circa 360 cavalli sui 400 Nm di corpo, mica male. La turbina. Sono stupito perché lo scarico è omologato al libretto, mi hai detto. Sì, sì. Un sound molto cupo, non è molto fastidioso e non essendo così rumoroso come può essere ad esempio la mia M3 ci si può godere tanto il suono puro del motore e il fischio della turbina. Ovviamente per togliere peso alla macchina è stato tolto l'aria condizionata. Non sei il primo che lo dice. Sì, insomma, sei una di queste macchine non sei completamente a posto. Può essere. E qui grazie al cielo, al contrario dell'RX7, non dobbiamo preoccuparci del consumo di olio, ma al limite del consumo di benzina, ma a vedere... un po', però dai. Va a vedere, dire che abbiamo abbastanza benzina per finire il video. Diciamo che te l'ho data col pieno, sia di olio che di benza. E devo dire che come
l'accelerazione per essere un turbo non è così brusca come ti puoi aspettare, ma sotto i 3000 giri è un pochino morta, però quando inizi a sentire la pressione della turbina non arriva tutta ad un colpo, è lineare e progressiva e tira fino a 7500 giri, non è poco per un turbo. Favoloso questo cambio a 5 rapporti, le marce sono un pochino lunghe, però devo dire che innestare tutte queste marce è un vero piacere perché gli innesti sono secchi e precisi. Adesso vedrai la difficoltà dei sorpassi con la guida destra. Ecco, sì. Guida a destra in Giappone, sì, è un bel problemino sorpassare. Vai. Qui già. Non l'hai presa. Non l'hai presa. Non è facile guidare e tirare e cambiare con la mano che non sei abituato. Già, ovviamente io cambio sempre con la destra. Con lo short shifter sono anche ravvicinati, quindi è facilissimo sbagliare. A me troppe volte è capitato all'inizio. Sì, bisogna solo prenderci un po' la mano. Sì, assolutamente. Favoloso fare anche il puntatacco perché tutti e tre i pedali sono molto ravvicinati e si riesce a giocare con i pedali senza troppa difficoltà. Bella, dà molto gusto da guidare, devo dire. Sono contento. È una soddisfazione. Molto agile e scattante, comunque di serie sta macchina pesa circa 1250 kg. Esatto. Questa avendogli tolto un po' di cose pesa anche qualcosina meno. Forse anche meno di 1200. Devo dire che è un po' rigida di assetto, E poi l'ho ammorbidita come ti ho detto prima. Quindi E l'hai ammorbidita. pensa com'era prima. Comunque non mi stupisco che questa macchina è molto apprezzata per fare il drifting, perché voglio dire è molto accessibile dal punto di vista delle modifiche, hai un mondo davanti. Trovi tutto. Puoi fare di tutto. Sì, si trova di tutto. Ovviamente le versioni giapponesi sei un po' più vincolato perché devi prendere pezzi o dal Giappone o Sì. dall'America, prevalentemente. Se no sei una europea, c'è il mondo veramente. Questa importata dal Giappone sicuramente ne ha visto di curve di traverso. Forse anche troppe. Mi hai detto che Poverina. aveva l'attacco dei roll bar e il differenziale Saldato. Adesso l'abbiamo rimessa a nuovo, diciamo, dai. Ho notato che non hai neanche la radio. No, niente radio, niente casse, niente cabaggi. Peccato, se no avrei portato la chiavetta USB con la musica di Initial D e questi tornanti li avrei fatti di traverso. Allora mi è andata bene. Se vuoi li faccio lo stesso di traverso senza Ecco. la musica. Non avevo dubbi. Come la senti? Questo modo è abbastanza fluido di erogare, permette di dar gas senza renderla troppo nervosa nella guida, anche uscire da questi tornanti dando gas, la senti abbastanza incollata a terra. Comunque c'è delle ruote piccole che come impostazione è molto propensa al traverso sta macchina. Io passerei tutto il giorno a fare questo, sentire la turbina che sbuffa. Comunque mi stavi dicendo che questa è una versione abbastanza particolare della Silvia. Sì,
caricato una storia su Instagram e tutti mi scrivevano che era un S15. Assolutamente no, di S15 ha soltanto il frontale e la parte estetica del frontale, perché di base è una 180 SX Type X con quindi motore SR20, cosa che in Europa non c'è. Sì, è solo per il mercato giapponese. Solo per il mercato giapponese, montava SR20, questa versione Red Top, al quale viene installato per i primi 500 esemplari questo uso S15. Poi ci sono tanti conversion kit fatti aftermarket, fatti dopo da carrozzieri specializzati, tutto quanto. Poi un'altra particolarità del fatto che è una versione giapponese è il contachilometri che arriva fino a 180. Fondo scala 180. Di quanto fa questa macchina? 180 sicuro. Quindi originariamente questa macchina era parecchio autolimitata come velocità. Sì, 180 il blocco e di più non va. E la cosa vige tuttora sulle macchine per il mercato giapponese, perché io 2 anni fa, quando ero andato in Giappone, che Nissan mi ha gentilmente dato una GTR R35, io appena avuto un po' di strada libera, ovviamente in pista, ho iniziato a buttare un po' di marce e vedo che la macchina si blocca. Guardo il contachilometri e oltre 170 non andava. Potete immaginare la mia delusione. Normativa giapponese solo per le macchine del mercato interno. Non hai caldo, no? No, non sto schiumando, no, per niente. Facciamo un po' accesa. Bravo. Allora ragazzi, dopo averle tirato un po' il collo ci siamo fermati per farla raffreddare. Come potete capire, queste strade sono molto frequentate dagli amanti delle curve della velocità. Abbiamo qui anche una 4C Spider bianco perla molto bella, ma torniamo sulla protagonista del video, perché io mi sono divertito un mondo a guidarla. Macchina veramente gustosa, mi piace molto, anche a livello di modifica esteticamente la trovo molto bella. È un peccato che in Italia di macchine Jap così se ne vedano poche, anche se la passione per il JDM sta crescendo anche la voglia delle persone di comprare macchine così, che trovo tuttora accessibili per le prestazioni, le sensazioni che offrono. Ve l'ho detto prima, le trovi a partire da 7-8 mila euro, ovviamente poi ci devi spendere un po' di soldi in modifiche, ma nel complesso stiamo parlando di una macchina che con 15.000 euro ti porti a casa 360 cavalli, cambio manuale, trazione posteriore, e se hai tanta sana voglia e ignoranza di fare traversi, beh, questa macchina è perfetta. Che dite? Me ne compro una? Project Car? Io ringrazio Luca del Pesaro Tuning Club per avermi fatto scannare un po' la sua Jap. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!